Ciao amici, benvenuti di nuovo su Stelle Turche Rivelate. Prima di entrare nel vivo, ricordatevi di iscrivervi e mettere un like, il vostro supporto fa davvero la differenza per questo canale. La notizia di oggi ha travolto l'ambiente dello spettacolo turco come un'onda inattesa. Una fonte molto vicina alla coppia ha svelato qualcosa che nessuno immaginava. Un dettaglio che cambia il modo in cui guardiamo a questa storia d'amore. Un amico fidato di Gökberk YLDRM ha raccontato che, prima di fare il grande passo con Cemre Arda, lui avrebbe posto una condizione ferrea. Una regola tanto semplice quanto implacabile. Dietro i sorrisi impeccabili, le riconciliazioni in punta di piedi e le fughe lontano dagli sguardi altrui, c'è un percorso pieno di vecchie ferite, parole mai dette e un giuramento capace di ridisegnare il loro futuro. Tutto risale alla fase in cui Gökberk e Cemre si erano allontanati in silenzio, quando ciascuno provava a convincersi che andare avanti fosse la scelta giusta. Si erano parlati poco, con quella gentilezza cauta che protegge ciò che rimane, poi avevano fatto finta di non guardarsi più. Lei aveva buttato le proprie energie nelle campagne internazionali, viaggiando tra shooting e passerelle, diventando un volto sempre più richiesto nelle settimane della moda. Lui si era rifugiato nel lavoro, nei set interminabili, e a un certo punto aveva preso un volo per la Spagna, una fuga discreta verso città in cui perdersi e ritrovarsi, più spirituale che turistica. Eppure, nonostante la distanza, qualcosa continuava a vibrare sotto la superficie. Messaggi scritti e mai inviati rimanevano in bozza come confessioni congelate. I ricordi non si spegnevano, e quella loro naturale chimica, così rara e invidiata, non aveva smesso di respirare. Il destino li ha rimessi sulla stessa strada in un modo quasi cinematografico, durante una serata di beneficenza. Le telecamere hanno colto un attimo che ha detto più di 1000 parole, uno sguardo, breve ma limpido, sufficiente a riaccendere ogni mormorio. Da quel momento, le voci si sono moltiplicate. Si è parlato di telefonate a notte fonda, di cene riservate in ristoranti senza insegna, di fine settimana a lampo a Bodrum organizzati come se fossero missioni segrete. Chi li ha incrociati racconta che si muovevano come due persone che si conoscono a memoria, con una confidenza che non si compra e non si impara. Ma c'era una cicatrice che Gökberk non aveva mai davvero rimarginato. Un malessere antico, nato dagli anni in cui ogni loro gesto diventava una discussione, ogni silenzio un titolo, ogni sorriso una prova, per qualcuno, di una sceneggiatura. Una sera tranquilla a Istanbul, in un ristorante dove la città sembra parlare a bassa voce, lui avrebbe messo le carte in tavola. Un testimone racconta che l'aria, in quel momento, era nitida come una fotografia. Se ci sposiamo, c'è una sola regola. Non infrangerla mai, avrebbe detto con tono fermo, senza rabbia, ma con quella calma decisa che non lascia spazi ai fraintendimenti. La regola era cristallina. Niente esposizione sui social, niente indizi maliziosi, niente piccole allusioni destinate a diventare combustibile per il dibattito pubblico. Basta trasformare il privato in un'arena. Basta concedere all'algoritmo l'ultima parola. Se l'amore doveva sopravvivere, doveva educarsi al silenzio, crescere protetto da un confine inviolabile. Gökberk, stanco di vedere il loro legame trasformato in spettacolo, avrebbe confidato agli amici più stretti una frase che li ha sorpresi per la sua determinazione. L'amore non vive di like. Non è una schermata da aggiornare, non è una diretta da interpretare. È una stanza. E dentro ci si entra in due. Per chi lo conosce, non è stato un colpo di testa, ma una consapevolezza maturata lentamente, in un tempo fatto di set, di pause, di estranei che credono di sapere tutto e di amici costretti a non dire niente. Cemre lo ha capito subito. La fama è sempre stata il suo pane quotidiano, con il suo fascino abbagliante e le sue spine sottili. Sapeva che la loro storia era stata spesso usata come materia prima per i sussurri di corridoio, che ogni scatto rubato moltiplicava le tensioni, che il rumore intorno ai sentimenti crea distanze invisibili ma reali. Ha deciso che, questa volta, avrebbe trasformato il silenzio in forza, che la discrezione sarebbe stata la loro alleata, non una rinuncia ma un privilegio conquistato. Quando il momento della proposta è arrivato, non c'erano fuochi d'artificio, truccatori in attesa o location pensate per la viralità. Niente anelli esagerati, nessuna regia lampante. Solo una lettera, scritta a mano, con un inchiostro che sembrava trattenere il respiro. Nelle righe, Gökberk ha ripercorso tutto ciò che avevano attraversato.
Incomprensioni che sembravano muri, notti dietro le quinte a piangere e a promettersi di essere migliori, incontri improvvisi in aeroporti e parcheggi vuoti, viaggi curativi che hanno ricucito lo strappo laddove solo il tempo poteva arrivare. Una frase, dicono, è uscita dal perimetro della loro intimità, scivolando nell'orecchio del mondo come una confessione: voglio amarti senza telecamere, senza copioni, senza platea. E lei, leggendo, non avrebbe trattenuto le lacrime. Ha risposto con la semplicità disarmante di chi ha messo via l'orgoglio: questa volta non fallirò. Questa volta saremo solo tu e io. In quell'istante è iniziato davvero un nuovo capitolo. Da allora, Gökberk e Cemre hanno scelto di togliere luce alla scena per restituirla alla vita. La loro presenza pubblica si è assottigliata, ma la loro unione sembra più piena. Da settimane circola la voce di un matrimonio lontano dai riflettori, magari oltre il confine, in un luogo dove il tempo si muove più lento. C'è chi giura di averli visti in Toscana, a visitare piccoli poderi silenziosi, dimore sulle colline che sembrano respirare con chi le abita. Qualcuno dice che cercavano un posto con una sola condizione: pace. Il tipo di pace che non si compra con la sicurezza privata, ma con il rispetto degli altri e il coraggio di sparire. I fan, come era prevedibile, si sono divisi. Molti hanno applaudito alla scelta, definendola un atto di maturità, un modo per proteggere una felicità che non ha bisogno di continue conferme. Altri hanno confessato un velo di malinconia, perché vedere insieme Gökberk e Cemre sullo schermo, anche solo per pochi secondi, è stata per tanto tempo una piccola gioia. Ma nel cerchio stretto degli amici, il coro suona unanime: questo tempo di quiete li ha avvicinati come mai prima. È la calma di lui, mormora una persona che le è molto vicina parlando di ciò che Cemre ha imparato nell'ultimo anno. Le sta insegnando quanto può essere prezioso il silenzio. E chi conosce Gökberk assicura che non lo ha mai visto così deciso riguardo a qualcuno. Non c'è esitazione nei suoi gesti, non c'è scampo per i ripensamenti. Nelle ultime settimane, la loro strategia è stata coerente fino in fondo. Hanno ridotto al minimo le apparizioni, quasi scomparendo dai palchi dove una volta erano presenza fissa. Non si seguono nemmeno più sui social, una mossa che a prima vista ha spiazzato e che in realtà va letta come dichiarazione di intenti: non alimentare interpretazioni, non offrire pane alle dinamiche tossiche dei commenti. Non condividono foto insieme, non lanciano segnali, non offrono appigli. Eppure, i testimoni raccontano una vicinanza che non ha bisogno di didascalie. Li hanno visti uscire dalla stessa palestra con la naturalezza di chi si divide le giornate, fare colazione in un bar dove la luce del mattino entra come una benedizione, arrivare a eventi in momenti diversi per poi ritrovarsi in un angolo discreto, lontani dagli obiettivi. Ai giornalisti che chiedono, rispondono con un sorriso educato o con un nessun commento che non profuma di arroganza ma di protezione. Dopo anni in cui il loro nome è stato terreno di ipotesi, di brusche pause e di ritorni altrettanto intensi, sembra che abbiano individuato il codice che funziona per loro: meno rumore, più sostanza. La regola di Gökberk, che a qualcuno poteva apparire come un limite, si è trasformata in un patto. Non una catena, ma un filo tenace che li tiene uniti senza soffocarli. Forse è proprio questo il senso più profondo. Ricordare a se stessi e a chi li guarda che l'amore non ha bisogno di spettatori per essere vero. È bastato togliere il pubblico perché il sentimento tornasse a suonare nella sua tonalità originale. Intanto, i sognatori continuano a immaginare la scena. Dicono che, se tutto andrà come previsto, la cerimonia potrebbe adagiarsi su una costa del Mediterraneo, lontana dalle telecamere, con il mare a fare da padrino e il vento a cancellare ogni impronta. Nessun tappeto rosso, nessuna passerella, solo promesse mormorate e la pace di chi capisce che il momento perfetto non è quello più visto ma quello più sentito. E forse, proprio quando nessuno starà guardando, Gökberk e Cemre diranno quel sì in un modo che non si dimentica. Non è facile cambiare le abitudini quando il mondo ti guarda. Serve disciplina, complicità, una fiducia coltivata giorno dopo giorno. Serve la capacità di accettare che non tutti approveranno, che qualcuno fraintenderà, che una parte di quel pubblico che ti ha sostenuto si sentirà esclusa. Ma serve soprattutto la certezza che la strada scelta sia quella giusta per la coppia, e non per l'opinione pubblica. E in questo, Gökberk e Cemre sembrano muoversi con insospettabile maturità, come se avessero tirato una linea e deciso di non oltrepassarla più. Qualcuno ha provato a forzare la mano, cercando di provocare una reazione,
una smentita, una contraddizione. Ma più le domande diventano insistenti, più le loro risposte si fanno semplici. Il sorriso, un saluto, e niente altro. Perché la storia, quella vera, si scrive lontano dai microfoni. La verità, quella importante, non ha bisogno di essere ripetuta. E se ci si ferma ad ascoltare ciò che non viene detto, si capisce che c'è una promessa nuova, sottile e potente, che attraversa ogni gesto. Forse è questo che rende la loro parabola così affascinante. Il coraggio di due persone che hanno smesso di chiedere il permesso al mondo per amarsi. Hanno trasformato una condizione in un rifugio, un limite in una libertà, un'assenza in una presenza più intensa. Non sappiamo quando e come decideranno di condividere con noi il prossimo passo. Forse mai, forse all'improvviso, forse con una foto che dirà tutto senza dire niente. Ma se c'è una lezione che questa storia ci lascia è che il sentimento, quando è autentico, trova la sua strada a prescindere dai riflettori. Noi, intanto, restiamo qui, su stelle turche rivelate, a osservare con rispetto quella soglia che hanno scelto di tracciare. Continueremo a raccontarvi ciò che è giusto raccontare e a fermarci dove comincia ciò che spetta a loro. Se l'amore di Gökberk YLDRM e Cemre Arda è davvero entrato nella sua stagione più matura, lo scopriremo nel tempo, che di tutte le verità è sempre il giudice più paziente. E se davvero la loro promessa troverà casa sulle rive del Mediterraneo, lontana dai clamori, allora avremo avuto conferma di una cosa semplice: a volte, le storie più grandi sono quelle che si scelgono di vivere con la porta socchiusa, non spalancata. Grazie per averci seguito. Ci vediamo nel prossimo video.